Quando si usa essere e quando si usa avere nella formazione del passato prossimo? Bella domanda, ne parleremo nel video di oggi. Prima però, se non lo avete ancora fatto, vi consiglio la visione di questa lezione in cui ho spiegato in modo molto semplice come si forma il passato prossimo. Potete dare un'occhiata prima a quella lezione e poi ritornare qui. Se vi piace la lingua italiana, prendete in considerazione l'idea di iscrivervi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella in modo da ricevere le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. La lezione di oggi è particolarmente interessante. Cominciamo quindi! Italiano con Eli. Sono Elisabetta e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Oggi vi aiuterò a capire quando il passato prossimo italiano deve essere formato con essere e quando con l'ausiliare avere. Il passato prossimo italiano è un tempo composto, ovvero formato da due parti. Da un lato c'è l'ausiliare e dall'altra il participio passato. Come sapete, in italiano ci sono due ausiliari, il verbo essere e il verbo avere. Quando si utilizza l'uno e quando l'altro? Lo vedremo subito. Iniziamo dal verbo essere. Vogliono l'ausiliare essere i verbi di movimento, anche chiamati verbi di moto, per esempio entrare, uscire, andare, tornare, partire, arrivare, ovvero tutti i verbi che indicano movimento, che indicano spostamento. In realtà non è vero, non sono esattamente tutti i verbi perché esistono anche molte eccezioni. In ogni caso, per esempio, la frase "il treno parte per Palermo" come diventa al passato? La frase è "il treno è partito per Palermo", proprio perché in questo caso c'è un verbo di moto che indica movimento. Vi ho accennato prima che esistono però molte eccezioni. Vediamo quali sono le più frequenti. Innanzitutto il verbo viaggiare, si dice "ho viaggiato", ma anche il verbo passeggiare. Infatti in italiano possiamo dire "ho fatto una passeggiata" o "ho passeggiato". Anche il verbo nuotare si dice "ho nuotato", o il verbo ballare si dice "ho ballato". Altra categoria è quella dei verbi di stato, che indicano proprio la condizione opposta rispetto ai verbi di moto. I verbi di movimento o moto indicano uno spostamento, i verbi di stato significa invece che si rimane dove si è. I tre più importanti verbi sono il verbo stare, il verbo rimanere e il verbo restare. Per esempio, quindi diremo "domenica sto a casa". Se volgiamo questa frase al passato diventa "domenica sono stata a casa". Stata perché in questo caso lo dico io, che sono una donna. Vogliono l'ausiliare essere anche i verbi di cambiamento. Si chiamano così tutti quei verbi per i quali c'è una sorta di spostamento da una condizione A a una condizione B. A volte in alcune grammatiche questi verbi vengono anche indicati come verbi di vita. Infatti ne fanno parte verbi come nascere, diventare, morire, ma anche ingrassare, dimagrire. Come vedete c'è sempre un cambiamento, c'è qualcosa che viene modificato. Ebbene, in tutti questi casi sempre l'ausiliare deve essere essere. Infatti diciamo "quando sei nato" o "quando sei nata", e ne è proprio un esempio. Altra categoria molto importante è quella dei verbi riflessivi. Li definisco in questo modo, anche se non è propriamente corretto. Comunque,
I verbi riflessivi, ricordate, sono quelli che finiscono all'infinito presente in si, come per esempio svegliarsi, alzarsi, pettinarsi, lavarsi, ma anche vergognarsi, pentirsi, eccetera. Ricordate, ogni volta che voi vedete questo si, dobbiamo utilizzare l'ausiliare essere. E qual è l'ausiliare del verbo piacere? Questa frase, ovvero mi piace stare con te, come diventa al passato? Vi faccio un piccolo quiz. Vediamo, 3 risposte, vi chiedo di scrivere la risposta corretta nei commenti. La numero 1, mi ha piaciuto stare con te. La numero 2, mi è piaciuto stare con te. O la numero 3, io è piaciuto stare con te. Guardate, il verbo piacere è uno dei verbi che i miei studenti sbagliano di più. Per questo vi ho fatto la domanda. Attendo le risposte nei commenti. Veniamo ora all'ausiliare avere. Quando si utilizza avere? Con quali verbi? Con tutti gli altri. In particolar modo si usa con i verbi transitivi. I verbi transitivi sono quelli che rispondono alle domande chi, che cosa. Se io posso rispondere a questa domanda, allora l'ausiliare è avere. Facciamo un esempio. Guardo la TV. Guardo che cosa? La TV. Potrebbe essere anche guardo chi? Mio nipote. Poiché io posso rispondere a questa domanda, allora l'ausiliare è avere. Facciamo un altro esempio. Bevo il caffè. Bevo che cosa? Posso rispondere a questa domanda, quindi l'ausiliare dovrà essere avere. Altra frase. Vado in aeroporto. Vado che cosa? Non posso rispondere. Vado chi? Non posso rispondere. La domanda dovrebbe essere vado dove in aeroporto. Visto che non posso rispondere alla domanda chi o che cosa, allora dovrò utilizzare l'ausiliare essere e infatti in passato dirò sono andata in aeroporto. Nella lezione di oggi abbiamo visto con quali verbi si utilizza l'ausiliare essere e con quali verbi si utilizza l'ausiliare avere. Ora vi racconto che cosa ho fatto oggi. Ve lo racconto al presente. Vi chiedo però di trasformare queste frasi al passato. Allora, mi alzo, mi vesto, faccio colazione, esco di casa, preparo le lezioni. Attendo le risposte qui sotto. Nel prossimo video vedremo in quali casi il participio passato deve cambiare. Con il verbo essere certamente, ma anche con il verbo avere. Non appena la lezione sarà pronta, inserirò qui il link. Se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Se volete continuare a migliorare il vostro italiano, ecco 2 lezioni. Decidete voi quella che preferite. A presto!